Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ho una nuova lezione di lingua per voi oggi. Sarà un argomento interessante, credo, perché ho ricevuto qualche domanda in merito a questo dilemma, una delle quali la riporto qui sullo schermo perché è una delle più recenti che mi sono ricordata di fotografare dallo schermo. Quindi il dilemma di oggi è: perché gli italiani dicono io vado, per esempio, ma anche vado io? Cioè, perché il pronome soggetto si mette anche dopo il verbo in alcune frasi? Io posso dire io vado. Uso il verbo andare semplicemente a scopo esemplificativo. Posso anche dire vado io. Cambia il contesto. Allora, vediamo prima questa frase. Io vado. Sappiamo che in italiano l'ordine delle parole in una frase è soggetto, verbo, oggetto. E in questo caso qui stiamo rispettando questo ordine. Io, soggetto, vado, verbo, manca l'oggetto, ma comunque questa frase può stare da sola, ha senso. Io vado. Lo possiamo dire quando qualcuno esce di casa. Va bene, allora ci vediamo dopo. Io vado, ciao! Ed esce. Oppure, un altro esempio, io vado tutti i giorni al supermercato, che non è una affermazione molto lontana dalla realtà per me, però io vado tutte le settimane al supermercato. È un'affermazione. Io scrivo una lettera, io leggo un libro, io vado a pagare le bollette, io vado al supermercato, io vado all'ufficio postale, eccetera, eccetera. Sono semplicemente affermazioni, sono molto lineari, sono le classiche frasi che costruiamo in italiano. Ricordiamoci che il pronome soggetto in una frase lineare standard, soggetto, verbo, oggetto, può anche essere omesso, perché in italiano, visto che i verbi si coniugano a seconda della persona, capiamo chi è il soggetto della frase semplicemente guardando il verbo. Allora il dubbio sorge in questo secondo esempio. Vado io. Già dovreste notare come cambia il tono, l'intonazione con cui io pronuncio questa frase. Vado io. Questa frase si trova in un contesto più ampio, per esempio. Se non puoi andare al supermercato, ci vado io. Se non riesci a passare all'ufficio postale, ci passo io. Se non hai tempo per preparare il pranzo, lo preparo io. Da questi tre esempi, che cosa avete notato? Avete notato che c'è una contrapposizione tra chi compie l'azione e chi non può compiere l'azione. Quindi noi mettiamo il pronome soggetto dopo il verbo per rafforzare il fatto che sono io che faccio questa cosa, non qualcun altro. Quindi è un uso rafforzativo del pronome soggetto. Ovviamente questo discorso vale per tutti i pronomi soggetto, va bene? Non solamente per io. Si può fare questo discorso con tutti i pronomi soggetto. Facciamo un altro esempio. Non mi ha fatto più sapere niente, ci ha pensato lei ad avvertirmi. C'è una forte contrapposizione. Lui non ha fatto niente, lei ha compiuto l'azione. Quindi, ricapitolando, si pospone il pronome soggetto al verbo quando si vuole sottolineare che è qualcuno a compiere l'azione, qualcuno nello specifico, e non qualcun altro. Va bene? Spero di aver spiegato questo punto linguistico in maniera esaustiva e soddisfacente per voi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete ulteriori domande. Grazie come sempre per aver guardato questa lezione. Ci vediamo nella prossima. A presto. Ciao!